Perfetto, abbiamo iniziato per Marco. Ciao Monica. Ciao. Iniziamo questo viaggio. 5, 4, 3, 2, 1. Mi mostra un torrente in piena e l'impressione che prima o poi si spaccheranno gli argini. Ti dà l'autorizzazione? Sì, lui è lì che sta guardando il torrente impetuoso. Come te la Mm. dà? In questo momento è come se avessi una cuffia auricolare tipo la mia, ok? Mm. È come se si sentisse, non so come dirti, non libero di rispondere, che c'è quasi qualcun altro che lo controlla. Ok? Mm. Però per dare questo sì, lui deve invece connettersi alla parte più pulita di sé. E vedo quindi che fa un po' di sforzo e poi dice sì. Nome del progetto di Marco. Allora, a me viene sogni d'oro. È come se lui volesse addormentarsi e avere un bel sogno, cioè rifugiarsi in un sogno d'oro, appunto, perché in realtà la sua vita, no? Sul piano effettivo, materiale, non è per niente un bel sogno. E Nome perché dell'anno. dico che non è un bel sogno? Perché Marco può arrivare a comprendere che l'esperienza di ciascuno di noi è un gioco, un film o anche un sogno. Certo. Nome dell'anima. Purezza, Dello spirito. fuoco, Molto curioso dei valori oggi. Vibrazione. un miliardo scarso. Consapevolezza. 141, Anima. 38, Vite. 2069, Capacità medianica e cervello. 9, Suscettibilità ipnotica. 33, 3D. mi viene 87. 87. Mm, Vivacità animica. 97. Va bene, questi valori a inizio sessione sono scarsi, tutti. Quello che a me colpisce sempre di più è la vivacità animica, che per me dovrebbe essere 100, sempre. 97, anche se sono 97%, voglio dire. L'uomo della strada sarà 5. mm. La sciura panettiera sarà 6. Chi vede le sessioni è già a 95. E non dice, stupidaggini, ma quella signora chi è, ma bla bla, no? Il, il ragazzo, come dicono a me, chi è? Come fate? Ma questa non è ipnosi. Ecco, quella roba lì l'ha già passata, tuttavia 97. Prima di chiamare le entità eteriche, facciamo solo entrare la vita parallela di Marco che è al centro di questa sessione. Per farla entrare mi mostra un cielo stellato in cui c'è una mezzaluna disegnata in maniera molto fanciullesca e vicino a questa mezzaluna c'è una bambina piccola, una neonata con un ciuccio in bocca. Lui o lei, Marco, come si chiama? Gio, Ma è un uomo. sì, sì, un E ragazzo, la bambina? Marianna. Marianna è nella vita di Marco oggi.
Vediamo un po'. Mm, non mi sembra. Joe ha una compagna, la mamma di Marianna. Sposato. Marianna muore. Marianna muore di influenza. Molto piccola, si vede che c'erano state delle complicazioni. Pochi mesi, credo. Forse doveva compiere un anno. E Joe cosa fa? No, all'inizio non, come se si rifiutasse di accettare il fatto. La moglie lo rimprovera di essere cinico, di essere freddo, di essere glaciale. Il matrimonio fallisce. Ah, E poi poi? come se fosse assalito da degli attacchi di panico, ma ancora come se non ha realizzato la morte di questa figlia. Si sente proprio come un macigno, sul petto, E e poi che poi si succede? suicida, si toglie la vita. Entità eteriche. Allora, c'è un serpente che crea molta confusione e anche dei fraintendimenti, quindi rischia di andare verso le malcomprensioni delle situazioni e delle persone. Poi del secondo universo vedo un bisonte che tende proprio a comprimerlo, a schiacciarlo, a non fargli avere una volontà propria. C'è in molte Eh, serie televisive il bisonte Moloch. È l'apoteosi del toro, diciamo. Beh, anche il parente più stretto da cui deriva il toro, probabilmente, no? Più o meno. Poi, scusa. Poi c'è un polipo che con i suoi tentacoli vuole proprio stritolarlo in una morsa che è di insoddisfazione, ehm, ma anche una morsa che è anche un po' un contorsionismo, no? E infatti rende i pensieri di Marco molto contorti. E poi c'è una volpe come canide che genera inganni e illusioni. E DL? Allora, ci sono i 3DL delle entità mentali. Vediamole. Senti, io vedo questa entità mentale che si chiama perdono. È questa entità mentale che fa proprio leva su questa sua memoria antica, che non è una memoria fatta di ricordi, fatta di immagini, ma è una memoria fatta di substrato. Allora cosa succede? Che lui è come se provasse una sorta di senso di colpa che diventa, lì in quella vita è senso di colpa, qua è diventato senso di non essere degno. Spesso il senso di colpa si tramuta così. Um, Però lui, in questa entità mentale, me la chiama perdono proprio perché in realtà è come se lui
si fosse accollato la responsabilità in parte della morte della figlia, in parte del fallimento del matrimonio e chiedesse perdono per queste situazioni. Ok? Ma in questa vita è più che altro, si manifesta come un senso di non essere degno di felicità, non essere degno di una relazione. Questa o quella di giorno? Non ho capito. In questa sua vita attuale, sì. Lui infatti ha continue relazioni che vanno male e non sono mai delle relazioni esclusive e davvero ricambiate come vorrebbe lui. Livello di perdono? Sette. Seconda. Mi viene proprio la parola rincoglionimento. È un'entità mentale che vuole creare in lui confusione, anche volute dimenticanze o proprio le mescolanze dei fatti. Quindi ribaltarglieli, dargli un'altra parvenza rispetto a come sono, trasfigurarli anche. E direi di livello 6. E poi c'è Logorio, è un'entità mentale proprio che gli produce dei pensieri che sono ripetuti, che sono ossessivi e che fanno sì che lui non viva in maniera tranquilla e piena. Questa cosa direi, ripercuote anche proprio sulla sua energia, quindi potrebbe sentirsi anche stanco. Mm. E si ripercuote anche sul suo sonno, che non è un buon sonno rigeneratore. Anche questo di livello tra il 5 e il 6. Impianti. Mm. Allora, come impianto mentale ci sono proprio degli ingranaggi, sembrano ingranaggi industriali, che sono sempre attivi, macigolanti e che producono appunto questo continuo iperlavorio mentale. Mm, però un lavorio mentale che è anche eh, basato su una logica forzata. Poi a livello dei genitali c'è una specie di campana di vetro che è un modo per isolarli, per far sì che lui non abbia appagamento da questo punto di vista. E poi c'è una specie di ginocchiera, mm, e se guardiamo attraverso, c'è il ginocchio destro che è come se fosse ferito. Questo perché lui è come se fosse molto colpito rispetto proprio alla sua mascolinità in generale, ok? Sia nella possibilità di affermarsi come uomo in una relazione, sia nella possibilità di essere lui stesso padre, cosa a cui lui terrebbe molto, anche in virtù di questa vita parallela in cui l'esperienza come padre è stata estremamente dolorosa e breve. Basta. Mhm. Cinema, genitori. È come se venissero con un cartello, un mondo a parte, cioè comunque delle persone comuni, ok? Cioè, niente da rimproverare in modo particolare, però proprio come se lui li percepisse un mondo a parte e loro vengono dichiarandosi così. La ex, l'ultima. Anzi, tutte e tre. Allora, è come se avesse un bambino vicino al seno, L'ultima. eh, la,
quest'ultima, sì, sì, Mhm. esatto. Ah. Non è venuta con tutti i bambini, è venuta con questo bambino che tiene accanto al seno e poi con una femmina forse, quella che tiene per mano. Che mi sembra forse volesse portare questi due, non so per quale ragione, forse perché è un po' più piccole, perché in questo momento hanno bisogno di essere seguiti di più, non lo so. Si è già seduta, come se, però dice se, ha un atteggiamento strano, va a dire, sì, ma adesso non è che lui mi vorrà dare le colpe o voi mi vorrete dare le colpe. Allora, lei viene qui per imparare o no? Credo che sia una vita un po' a slalom la sua, in cui cerca sempre un po' di svangarsela, di avere delle giustificazioni, delle vie d'uscita, delle scappatoie, eccetera. Quindi ha proprio questo atteggiamento preimpostato. Mm. Qui viene nel cinema con un invito illustre, un'anima. Se viene una donna con 5 figli, non entra, Infatti. Ma io infatti sono venuta con due. anche con uno, non entra. Se viene l'anima a capire, sì, perché con eh, il gioco sulle spalle entrano questi discorsi del cazzo. Sì. Quindi io i discorsi del cazzo non li voglio, quindi fuori. No, non la sento pronta. Bene. La medium, Un po' sbandata mi viene, come se avesse parcheggiato fuori dal cinema, tutta di traverso, eh, un po' folle, posso dirti, ecco. Anche con quest'aria un po' spiritata, un po', sì, sicuramente trafelata, perché è in ritardo, però la sento turbata, però lei è molto interessata. quindi entra la medium. E l'altra che era una compagna di corso, mi sembra di aver capito, no? Sì. Sì, 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 sì. Forse che lei è un attimino più centrata, ecco. Sì. Bene, tutti i componenti dirigenziali, insomma, chi costituisce il centro barra setta, yoga, meditazioni, che riassumiamo con la parola setta. Eh, eh, allora, ne vedo tre. Mi sembrano una donna e due uomini, no? Ce n'è un uomo che è tipo dispiaciuto di questa etichetta. Quale Eh, etichetta? Setta. sì. Mm. Ma perché? Dice, ma perché? È il capo? Sì, è possibile. Dice, siamo un gruppo coeso e convinto che si dedica alla conoscenza, all'introspezione, all'evoluzione. Vedi delle entità dietro di loro, dietro il capo, diciamo. Ma allora, le mantidi, per esempio, che ha visto Marco, le vedo riferite a lui, ma questo però devo dire che si vede spesso nei guru, Mhm. proprio perché hanno questa, giustamente, allure, anche seduttiva, no? Eh, per essere proprio dei maestri di riferimento, è giusto, cioè, Chi è no? sempre No. così, diciamo. No, è abbastanza normale trovare delle entità, no? Tu hai un canide, per esempio. Sì. Oh, ho visto un sorriso di Marco. Due sorrisi di Marco. Ah, finalmente. Stupendo. Sorridi sempre perché ti cambia completamente il viso.
Wow, bomba! Sempre merito di Monica. Scoccanide. Eh, No, ok, però devo dire, non è che tutti devono avere delle interferenze, però, e men che meno dovrebbe averle un guru, però una stupida mantide. Chiamiamola la stupida mantide anche. Diciamo che è l'interferenza più diffusa in questi personaggi che hanno bisogno di accentrare le attenzioni su di sé, perché alla fine hanno una forma di narcisismo, ok? Ed La è, mantide ha l'essere sì, ammagliante esatto, e l'interesse per il dettaglio medico, sperimentale, ha queste due facce, diciamo. È proprio il medico nelle abduction, quella che sta lì, che dice a tutti quali sono gli esami da fare, i campioni da prelevare, ste rotture di balle qua. E poi ammagliante, quindi ti ipnotizza, nell'altro senso della parola, ti persuade, persuade e così via. certo. Mm. No, Quindi vengono. non la vedo in forma grave, ok? Mm. Vedo chiaramente che c'è anche un forte assoggettamento, no, da parte di alcuni seguaci. Questa è la classica struttura, diciamo, di questi centri, di tanti centri. Ehm, Si sostiene economicamente con loro, quindi anche se magari il percorso è finito, no, con questo sì, senso. però non vedo neanche questo grandissimo approfittamento, perché comunque vedo che proprio si sostiene anche attraverso tutta una serie di seminari, eccetera. Sono proprio delle attività. Non, Di cioè non contenuto. vedo, sì, non vedo una passività per avere delle entrate. Poi intendiamoci, se la vediamo da un punto di vista più elevato, tutte queste organizzazioni sono frutto della Matrix per poterci contenere e controllare. Però ne ho viste forme molto più severe di questa, molto più controllanti. Quindi vengono non come responsabili di qualcosa nella sfera energetica di Marco, ma un po' spaesati e anche un po' delusi. Allora, di quello che Marco ha detto è anche vero, nel senso che loro hanno colto la profonda fragilità di Marco, il suo disorientamento nella vita. Quindi sicuramente è stato un adepto anche facile all'inizio da prendere. Mm, Ecco, quindi cioè, completamente puliti non è che li vedo. Mm. mhm, Cioè, voglio cercare di essere equa anche nei loro confronti. mhm. Mm, Ma ma c'è non li uno, vedo neanche questi manipolatori che si vedono invece in altre organizzazioni. lo stalkerizzano da 12 anni. Allora, mm, magari lui si percepisce come stalkerizzato. Io ti dico quello che vedo. Cioè, loro vorrebbero che la grande famiglia che creano non si rompesse mai. E che quindi se un componente esce, loro vorrebbero che poi rientrasse nella famiglia, Mhm, che magari fosse solo una pausa di riflessione, così, no? mhm. Però non lo vedo come controllo a distanza, eccetera. Cioè, mi dispiace, Gradazione non la vedo energetica? così. Allora, c'è sempre, cioè in qualunque tipo di gruppi di questi tipi, ovviamente c'è sempre, come posso dire, adesso io vedo il responsabile che tira la corda, cioè che ovviamente ha messo una corda intorno alla vita di Marco e prova a riattrarre Marco, Certo, come se ok? fosse una palestra, un parrucchiere che non vuole perdere il taglio mensile di Marco, eccetera. Tanto più che se loro si percepiscono come una famiglia, dicono, cioè tu sei parte di questa famiglia, tu sei un nodo di questa famiglia, io ti riporto dentro. Mhm. Questo sì, però io la vedo in una dinamica media.
non so, non la riesco a vedere troppo grave. Mako percepisce che i membri della setta a volte entrano in persone a lui vicine, come i vicini di casa, i componenti della sua famiglia, i suoi genitori, qualcosa del genere, no? Allora, a me, Sì, per esempio, quello che è sì. arrivato è che nel periodo in cui lui è stato all'interno di questo gruppo, ehm, lui in realtà ha fatto tante esperienze. Per lui è stato un periodo della vita molto intenso. Quindi, come ti posso dire, come se lui riportasse, ok? Perché poi tanto il mondo che noi vediamo è creato da noi, ok? Quindi lui che cosa fa? Riporta questi personaggi sovrapponendoli di volta in volta al genitore, al vicino di casa, eccetera. Ok? Però è lui che non si è staccato da questa situazione. Non, cioè vedo che è più forte il legame che lui ha con questa che il legame che loro hanno con lui. Ed è, secondo me, proprio basato sul fatto che lì c'erano state esperienze molto profonde. Mm. Molto bene. Monica, causa esoterica dell'incidente in parapendio. Allora, lì è interessante il fatto che fondamentalmente il danno principale è stato all'osso sacro, ok? Quindi lui stava volando e poi, vediamolo proprio anche in termini simbolici, è finito con il sedere a terra, là che era in volo, ok? In un momento di leggerezza, di spensieratezza, cade nel sedere a terra. E da lì ha iniziato proprio a prendersela in quel posto perché perde la casa, alla fine deve star fermo con il lavoro, non può fare niente per 2 mesi, praticamente dipende dai genitori, no? Tutta E questa serie di cose. inizia ad attendere la fidanzata cosiddetta. Ecco. Ehm, quindi io in realtà vedo proprio la sua vita molto, moltissimo agganciata a questa vita parallela in cui lui è come se si sentisse di dover scontare una pena, di doversi continuamente, ripetutamente punire. Consideriamo che lui è come se da quella vita lì avesse sulla propria coscienza, soggettivamente, non dico oggettivamente che è così, ma soggettivamente ha sulla propria coscienza la bambina e se stesso, perché poi lui si toglie la vita. E quindi nel momento di benessere in cui lui era in volo, si stava dedicando a un qualcosa di bello, eccetera, lui poi si deve punire, punire per lungo tempo, punire proprio in quel posto in cui ti dicono, eh, cioè, come si suol dire, no? Te la sei presa dal di dietro. Mm. Sei rimasto fregato. Tuttavia, dopo un po', c'è un atto di ribellione e sistema tutte e tre le questioni. Molla, tronca la relazione, riprende la casa e la ristruttura e cambia il lavoro. Tempi Sì, diversi, con modalità e risultati diversi, ma questo è quanto. ah, l'anima si chiama purezza e ha in effetti l'obiettivo di riportare Marco quelli che sono i principi della sorgente, ok? Verità, semplicità e amore. Quindi giustamente ha iniziato a semplificargli la vita, in onore proprio alla semplicità, ma anche in un certo senso a farla andare verso la strada della verità, fargli vedere che effettivamente questa donna non era poi così sincera, quindi tutte le promesse che gli aveva fatto non si sarebbero realizzate.
Quindi qui effettivamente è l'anima che sta cercando di portarlo sulla giusta strada, ma in questa giusta strada lui deve proprio anche prendere la connessione con se stesso e sentire che lui fino a questo punto si è sempre molto punito. Anche come se nulla dipendesse davvero da lui, anche il lavoro che lui prima faceva alla fine era legato, no? Lui diceva soprattutto a questo gruppo, i clienti erano soprattutto così nell'ambiente. Le relazioni non potevano mai essere esclusive, relazioni sentimentali, esclusive o appaganti. Però mano a mano l'anima sta un attimino raddrizzando il suo percorso. Va bene. Causa esoterica dell'aver pensato alla fiamma sin da bambino. Non so in che modo si leghi alla mamma, perché hai detto fin da bambino ed è venuta la mamma. Ehm, sì, diciamo che potenzialmente Marco ha anche un'indole molto romantica e tenera e sognatrice. Ehm, quindi è come se già lo vedessi all'epoca dell'asilo, che prova a identificare una compagnetta, no? Mhm, mhm. Che potrebbe magari poi diventati grandi, essere la donna della sua vita, la mamma dei suoi figli, eccetera. Però poi è intervenuta tutta la parte punitiva e sabotatrice. Però ricordo a Marco che è così per tutti, no? All'interno della Matrix. Ehm, veniamo appunto caricati di magari sensi di colpa, sensi di inadeguatezza, rapporti sbagliati con i genitori, oppure legami molto forti con vite parallele che servono proprio per farci stare nel buio, nella galera della terza dimensione. Sta a noi scegliere invece di riacquistare la libertà con la luce, con la verità e con l'amore. Però vedo che proprio deve far luce dentro di sé. Deve riuscire a sentire, mh, al di là di tutta questa ovatta, che lui si è un po', di cui si è un po' imbottito, come se fosse una bambola, togliersela questa ovatta. Va bene. Chiamiamo i disincarnati, la disincarnata la nonna materna. No, mi è venuta con una pagnotta, la sta tagliando e sta anche affettando una cipolla. Quindi piange. O non lo so se era una cosa che faceva in cucina, Sì, come se sì. però usasse lo stesso coltello per il pane e per la cipolla, e come se dicesse sì, lo so che poi dopo mi dicono che non si deve usare lo stesso coltello. Una cosa simile. Lei dov'è? Insieme ai gatti di Marco. Allora mi fa vedere come se avesse tra le mani delle palle, delle sfere d'oro. Ah, poi mi parla di cugini, non so se sono cugini di Marco o cugini suoi, eh, e mi parla di ehm, fluttuare nei boschi. Dice ogni tanto mi piace fluttuare nei boschi. Poi mi mostra tipo un albero di mele. E dice che anche Marco dovrebbe andare nei boschi per ritrovare la pace e se stesso. A rubare le mele dei contadini. Perché no?
Ma poi è come se mi facesse vedere che c'è una donna più giovane di lei vicino. Ehm, E poi ecco, dice a Marco, smettila di torturarti, smettila di tormentarti. Ehm, anche se ci fosse non so dirti, un senso del peccato, c'è un qualcosa che tortura Marco. Il peccato del suicidio della vita di Joe. Sì, è possibile che sia quello. Eh, eh, Però è come se poi fosse anche un peccato religioso. Va bene, facciamolo davanti alla nonna. La nonna la teniamo lì davanti a questa scena. La sessione si intitolerà Nudo. Mm. Invitiamo Marco a togliersi tutto quello che non gli serve. Ogni abito, ogni vestito è una sovrastruttura. E lo stesso Joe, dall'altra parte dello specchio. Joe guarda Marco, Marco guarda Joe e entrambi sono, devono essere nudo. Infatti, quando proponi questa svestizione, sento Joe che dice a Marco, eh, non mi hai mai sentito aggrappato a te che cercavo in te la mia salvezza, ma E, non ottenevo la salvezza, ma solo di tirarti ancora più giù. e Marco cosa risponde? Ho avuto il sospetto che ci fosse qualcosa che non andava, come se io non riuscissi ad essere io e non riuscissi mai a stare bene. Dall'altra parte Gio dice risolviamola qua. Accanto alla nonna possiamo chiamare Marianna. Secondo me questa sfera d'oro è Marianna. Possiamo chiamare la figlia avuta da Marco 20 anni fa e persa dalla sua compagna di corso, quella che tu hai visto prima di connetterti a questa sessione. Sì, Non è sì. incarnata? Allora, sai che per me è tutto contemporaneo, ok? Mm. Quindi adesso è come se io mi stessi rivolgendo all'anima che ha fatto quell'esperienza. Poi lei in contemporanea ha tante altre esperienze. Quindi io adesso mi aggancio a lei che ha fatto o quando ha fatto quell'esperienza. Mm. Poi in realtà lei mi fa vedere che ci sono altre esperienze in cui lei è anche adulta o è anziana. Ma è presente accanto alla nonna. Sì, sì, Come? assolutamente. Sotto forma di una farfalla gialla. Quindi c'è la nonna e la farfalla gialla davanti al portale aureo. C'è Marianna, sfera d'oro, uno specchio, ma io lo vedo ovale, Sì, verticale, sì, e Gio e Marco che sono già nudi. sì. Ok. Ora va tolto il vestito più importante, perché i vestiti sono invisibili, irreali, olografici, tanto quanto il corpo fisico.
Io vedo che Joe aiuta Marco a togliersi questo ultimo, sembra un soprabito. Ora tu vivi la tua vita davvero, senza più queste interferenze, senza più sentirti immeritevole, senza più dover inseguire amori impossibili. E vedo che la nonna interviene e dice: è il momento della tua pienezza, del trovare un tuo posto qui, in cui sei a tuo agio. E vedo che arriva una donna e si bacia con passione con Marco. Ha detto che Marco ha proprio tanto bisogno di una relazione, perché l'aiuterebbe proprio anche a conoscere di più se stesso e lui vuole vivere l'amore anche di coppia. Si siede nel cinema? Sì, ed è come se avesse un braccio lungo e dà la mano già, Marco. Ok, sì. È che però sai che cosa? Che Marco è importante che si pulisca bene per trovarla. Mm. Beh, questo lo già facciamo, stiamo già facendo Ok, oggi. da tutto questo fracasso mentale Mm. e che smetta di fare la guerra. E anche la vittima. Mm. La vita di Joe è traballante. Quella vita parallela, Monica, è stata adesso compresa? Sì, è come se facessero entrambi un passo indietro e vanno al momento in cui stanno sottoscrivendo un patto. Il patto prevede proprio anche che queste due vite sarebbero rimaste così agganciate, ma il senso è proprio sganciarle per riallinearsi alla verità, alla semplicità e all'amore. In fin dei conti è proprio un gioco che a volte sembra proprio assurdo e perverso, e per certi versi lo è, ma noi siamo qua per risolverlo il gioco. Quindi sono già al cluster, entrambi, Sì, entrambi. che poi basta anche soltanto Marco, che si rifletterà in Joe. È un palazzo molto alto, il cluster, mm, fatto di tanti piccoli appartamenti. Sembra quasi che però nessuno degli inquilini si conosca con l'altro, no? Quindi c'è molta solitudine e anche molta tristezza in questo enorme condominio. Cosa ne fa? Vedo che è come se si procurasse un caterpillar per abbattere Mm. questo condominio. E farlo implodere con delle cariche? E non lo so perché Bello che sarebbe.
Lo so, però mi è venuta così. Va Io bene. riporto quello che è arrivato. Eh, probabilmente ha bisogno di vederlo gradualmente Mm, crollare, hai mm. capito? Colpo dopo colpo, perché sente che fa più effetto dentro di lui. In fin dei conti è una vita, è impostata così. Lui si è sempre dato molta infelicità, molta solitudine. Ora ha terminato. E tutte Tutto le il palazzo è macerie crollato, sì. e in un Tele- portale definitivo. sì. Tutto bello pulito. Neanche più un granello di polvere. C'è proprio profumo tipo di mastrolindo, come se avesse... Cosa mette qui al suo posto? Come se davvero con una spugnetta passasse così nell'aria e viene come una specie di nuvola lucida e brillante, luminosissima, mm, che sa proprio anche di pulito, di nuovo. Avatar. Era un giudice con il martelletto in mano. Mm, Qui Marco sente di aver fatto lui il giudice a volte e di essere anche stato, di essersi sentito molto giudicato. Mm, Vedo che è come se lo mettesse dentro un sacco nero dell'immondizia e butta via questo sacco nero dentro il portale definitivo. Monica, Joe, dov'è? Cosa fa? Mm, lo sento come tranquillo. È davanti a un giardino e vedo che sta coltivando dei tulipani. La nonna? La nonna sorride dall'alto e sta preparando il pane condito. Se la cipolla serviva a questo, perché ha messo un po' di olio a crudo, Mhm. I dei gatti? pomodori, della cipolla. I gatti è come se fossero lì, in questa, sai, virtuale cucina e vedo che si strusciano contro le gambe della nonna e, e giocano. Adesso c'è tipo una specie di pallina, saltano sul tavolo. Battuta finale della nonna prima di andare nel portale aureo era già lì o ci va per la Ce n'è prima uno con gli volta? occhi verdi verdi, così gialli. No, no, la nonna era già nel portale aureo, Battuta finale a Marco, magari anche in dialetto. in dialetto. Oh no, in dialetto non so, vediamo cosa dice. No, in realtà è come se mi dicesse la spoglia va tirata molto sottile e non bisogna farla rompere. E poi dice qualcosa tipo, adesso basta, smettila, sollevati, su, forza, su di morale. E lei dove va? Ma con tutto il seguito, perché vedo che vicino al portale Aureo ci sono anche i gatti. È una donna molto felice, molto anche in questo momento la sento come anima molto trainante. È bello stare vicino a lei. Sa di cucina, sa di biscotti. Sì, e poi la sento proprio di buon umore, come se trovasse la soluzione a ogni problema. Ti vuole dire qualcosa?
A me personalmente, Mm. sì, sì, mi ha detto che quella cosa che desidero sarà. E a me? Non so perché mi fa vedere dei panni piegati, infilati una sopra gli altre e di fare un po' di spazio. Poi se tu dentro la nave dovessi fare dello spazio, cioè tipo li pieghi, così crei un po' di spazio. Ok, la salutiamo e chiudiamo il Molto portale. pacifica lei, molto bella. Il progetto del nudo Marco è ancora a sogni d'oro? Vita con il punto esclamativo. Purezza è la PS. Mi viene eleganza. Fuoco è la PE. Sì, Il serpente, il bisonte, il polipo, la volpe, gli EDL, il perdono, l'entità mentale 1, il rincoglionimento la seconda e l'ogorio la terza esistono ancora con gli impianti. no. Vibrazione da 1 a Mi viene 187. consapevolezza, eh, 165. anima, 48. ottimo, vite, 1868. Jo è trasformata o o eliminata? È trasformata, non si toglie la vita. Cervello, 10,3. suscettibilità ipnotica, 50. che ha ottime potenzialità, Marco. 3D, 46. vivacità animica. Da 600. Ottimo, ottimo. Chi c'è nel cinema? Che ha senso che ci sia ancora? I genitori? Forse più il padre. Però c'è anche la madre, eh. Però diciamo che il padre lo vedo più avanti. La ex medium? Per se stessa sì, La prima ex e la seconda ex? ma cioè, l'ultima, diciamo così, è veramente incasinata. La prima, sì, nel Messaggio. senso, in funzione di loro stesse, sì. Messaggio di Marco a se stesso. Guardate come se si stesse facendo una doccia, tendenzialmente fredda. Ehm, eh, Mi rimetto nel flusso della vita, come protagonista, come re. Devo bere un caffè in una tazza preziosa, ma non capisco perché questo caffè in questa bella tazza in realtà è fuori, non è a casa sua, come se fosse in un... Sì, Bar. sì, però non è proprio un bar. Come te lo posso spiegare? Sai, quelle che sembrano un po' più le trattorie, già Mm. un pochino più particolare, Sì, un ecco. caffè pasticceria. Mm, la tisaneria, quei posti lì, ecco. Mhm.
Ehm, Non mi perderò un solo passo della vita. Eh, Ogni elemento della mia vita sarà prezioso. Mi fa vedere proprio come se sentisse la gioia a ogni passo che fa. La gioia anche mentre tocca un muro un po' grottoluto sotto le sue dita, sente la bellezza di questa superficie fatta così. Riesco a sentire i fili d'amore intorno a me e riesco a visualizzare qual è il filo del mio amore, intendendo proprio la donna che lui potrà amare in maniera esclusiva, reciproca. Un ad eternum che lui si mette, Monica, nel corpo fisico. Come se scegliesse un colore blu, di intingerlo in un pennello e dipingersi di blu. Corpo emozionale. Sì, sapone, c'è tante bolle di sapone qua. Corpo subliminale. Luce estrema. Corpo eterico. Bello, il suo corpo eterico è un arcobaleno. Corpo mentale. Mm, mm, è un giardino. È un giardino tipo di un castello. Ci sono delle interferenze dove abita, dove dorme, dove vive, dove lavora, delle predazioni energetiche. C'erano, sì, questo sicuro. Adesso? C'erano, era come se lui proprio anche durante i sogni creasse proprio delle entità che poi rimanevano lì durante il giorno. Marco è molto potente e quindi crea proprio delle entità che avevano, posso dirti, una vita propria, no? Poi, Mm. no, adesso è come se avesse aperto la finestra della sua casa e le ha fatte uscire tutte. Vibrazione finale. Vedo che sta cambiando le lenzuola del letto. Ed è come se si scrivesse in oro 300 sul lenzuolo. Va bene.